Salve a tutti, oggi vi faccio vedere un brevissimo video tutorial per chi vuole provare a sistemare a livello domestico, quindi pratico, quei pelucchi che possono saltare fuori dalle reti protettive antipolvere dei diffusori audio. Io ho tra le mani due grossi diffusori della JBL a cui sto facendo questo tipo di intervento. Per farvi capire, adesso vi faccio vedere, sono all'incirca quei pelucchi che si possono trovare sui maglioni, tipo quello che ho addosso. Quasi sempre è inutile usare questi apparecchi qua, perché essendo tessuti sintetici non riescono a toglierli questi qua. Rischiate di rovinare la lama, la filatura delle piccole lamelle che servono per rasare la lana, ma qui trattiamo fibra sintetica. Allora, spero si veda. Ecco, vedete, in condizioni tremende. Ergono di qualche millimetro e ce ne sono a profusione. Questo non so se è per colpa di un gatto o di cosa. E io avevo due pannelli praticamente identici. Cosa utilizzo io per togliere questi pelucchi, chiamiamoli così? Servirebbero un paio di forbici, forbicine, magari anche leggermente ricurve, estremamente affilate, molto affilate, e là dove è possibile, con calma certosina, andare a togliere peletto per peletto tutti quelli che si innalzano in questo modo, peletto per peletto. Questa non è una forbice adatta, ha troppo spessore. Non mi viene in mente altra attrezzatura se non un banalissimo accendino. Accendino serve con un minimo di collo lungo, questo è circa 2 cm, fosse anche molto più lungo sarebbe quasi meglio. Attenzione, quindi non è un lavoro da fare in un ambiente dove ci sono a portata di mano cose infiammabili, ovviamente. Non lo deve fare un ragazzino, non lo deve fare un bimbo, perché comunque abbiamo a che fare con il fuoco e con del materiale sintetico altamente infiammabile. Ok? Quindi è un lavoro di manualità assoluta, adesso vi farò vedere, che però con appunto con un po' di manualità si può risolvere. Il risultato non è eccezionale ovviamente, però è sempre meglio di questa peluria orrenda. Come vedete da quest'altra parte già non si vede quasi più, perché sono già intervenuto. Vi faccio vedere un lavoro completato. Il risultato è questo. Direi abbastanza buono, no? Piuttosto che andare a sostituire interamente la rete, che in questo caso sarebbe anche abbastanza complicato perché è tutta incollata, quindi non è un lavoro semplice, bisogna procurarsi una rete nuova, bisogna stare attenti come si toglie la vecchia, bisogna saper mettere la nuova per evitare che ci siano sovrapposizioni, avvallamenti, pieghe, quindi non è un lavoro semplicissimo, da tappezziere oserei dire, però ora non è che si veda benissimo, però vedete il risultato tutto sommato è buono. Da così a così, insomma la differenza è notevole. E adesso vi faccio vedere come si fa, ma subito dopo la mia brevissima sigla. Eccoci qua. Allora, questo abbiamo detto che è il pannello da sistemare. Adesso, a favore di telecamera, come procedo io? Ovviamente non farò vedere tutto, vi farò vedere solo una parte. Vedete anche sulla mia maglia ci sono questi pelucchi, ma questi pelucchi con il rasalà si tolgono, questi non c'è verso. Adesso vi farò vedere con un accendino, eccolo qua. Io cosa faccio? Vado a dar fuoco praticamente al pelucchio e appena comincia a ridursi, a incenerirsi, io lo spiolo con le dita così da facilitarne l'appiattimento sulla rete stessa.
con questa rapidità. Attenzione a non fiammeggiare troppo e soprattutto non una fiamma violenta e diretta sulla rete, perché è inevitabile fareste dei buchi. Io ora sono anche a favore un po' di telecamera, ma per me è molto scomodo lavorare così, tuttavia riesco a fare intanto un bordo così da farvi vedere. Ora faccio anche la parte superiore, che è quella che si vede di più. Bisogna essere molto rapidi, appena si vedono che si sciolgono con le dita ci si passa sopra. Possono rimanere una sorta di ditate, perché praticamente noi fondiamo la rete. Vedete già la differenza? Ok, prima del trattamento e dopo. Si vede un po' malino, dico la verità, ma credetemi, a distanza di 1 metro non vedresti differenza tra una rete sana, anche a meno di 1 metro, da una sana a una, definiamola così, restaurata, riparata, passatemi il termine. È abbastanza rapida come soluzione, sicuramente molto più rapida che non sostituire l'intera rete, perché diventa veramente complesso. Non bisogna avere fretta, con calma. Vedete il risultato già? Vedete? Qui ci sono i peli, sotto no, vedete? In poche parole, questo è il lavoro da fare. Piano 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 piano, da così diventa così. Beh, insomma, la differenza c'è. E questo è quanto, è semplicissimo. Ribadisco, non è un'opzione da fare se si vuole ottenere un risultato eccellente, però è molto pratico, può capitare anche nell'altoparlanti piccolini, dei mini hi-fi e cose simili. È una tecnica che io uso da tantissimi anni e devo dire funziona molto bene. Sulle reti scure ovviamente viene meglio il lavoro, perché sulle reti grigie o addirittura bianche la bruciatura del sintetico diventa scura, quindi si vedrebbero un'infinità di puntini neri, esteticamente non sarebbe molto bello. Però io a volte aggiro quel problema lì facendo cosa? Andando a riverniciare la rete con degli spray con molta brillantina all'interno, quindi il metallizzato molto brillantinato, per farvi intendere, va a mascherare dopo tutte quelle che sono quelle micro macchie nere. Ora in questo caso la rete era veramente in pessime condizioni, attenzione, lo faccio rivedere ancora una volta. Guardate la differenza fra questa parte che ho già trattato, vedete questa sorta di ditate? Queste sono inevitabili, ma a distanza di 1 metro praticamente non si vedono, Vedete, qui è la peluria e da quest'altra parte, qui c'è la peluria e da quest'altra parte no. Insomma, è un altro vedere. Quindi l'importante, forbicine, accendino con il becco un pochino lungo, anche se è più lungo meglio. Attenzione a non usare questi, quelli con la fiamma diretta, questi no, questi fate dei danni immediatamente, va a fuoco tutto. Con fiamma leggera si tocca sul pelucchio, il pelucchio si strugge immediatamente col dito, non vi sporcate, non vi bruciate, non succede nulla. È una cosa che deve fare ovviamente una persona adulta, e sul tavolo dove andiamo a fare questo lavoro non ci sia niente di potenzialmente infiammabile, mi raccomando. Spero di essere stato utile. Se avete bisogno di consigli su questo intervento, su questo tipo di operazione, commentatemi il video e cercherò di rispondere nel più breve tempo possibile. Se poi vi volete registrare anche al mio canale o lasciare un like, mi fate sicuramente piacere. Vi rimando al mio prossimo video e vi saluto. Ciao ciao, alla prossima!